Quest'oggi ci saranno gli Iron Days Yamamoto a Sesto San Giovanni nella palestra Action Fit e io sono andato a curiosare un attimino perché mi hanno detto che ci sarebbe stato anche lo stand di Kyokushinkai insieme al Senpai Luigi, quindi sono andato lì con l'intenzione di portare un video sul Kyokushin. Purtroppo però le cose non sono andate come pensavo e oggi voglio raccontarvi la mia esperienza in questo raduno di palestrati Yamamoto. Oggi sono stato invitato agli Iron Days di Yamamoto Nutrition Italia. Da quel che ho capito, gli Iron Days dovrebbero essere un raduno fra tutti quelli sponsorizzati dal brand appunto di nutrizione che è Yamamoto Nutrition. E voi mi direte, ok Erwin, ma tu non sei un palestrato, non sei fisicato, non parli soprattutto sul tuo canale di bodybuilding, IFBB e robe da palestrati, nutrizione, tutte ste robe qua. Vero? Però quest'anno, a differenza degli anni passati, non so se gli anni passati ci sia stato o meno, però quest'anno avremo lo stand per il Kyokushinkai insieme al Senpai Luigi e tutto il team del Kyokushin. Quindi, in poche parole, ci sarà anche un allenamento aperto di Kyokushinkai nel quale il Senpai Luigi e tutto il suo team faranno conoscere questa disciplina a tutti quelli che verranno all'evento. E secondo me sarà una bella figata, ragazzi, sarà veramente una figata. Piccola tappa all'autogrill per pranzare e ragazzi c'è da dire una cosa, io non so come cavolo facciano a fare questi panini o queste focacce all'autogrill, ma io penso che siano i panini più buoni che si possano mai mangiare. Io oramai ne sono dipendente praticamente, poi viaggiando tanto, comunque essendo sempre in giro e facendo lunghe tratte con la macchina, mi trovo molto spesso a mangiare all'autogrill, magari il panino al volo, le focacce al volo, che sono un po' la mia salvezza durante il viaggio. Però ragazzi, quanto cazzo sono buoni i panini dell'autogrill. Qua ci vorrebbe Franchino il criminale per recensire anche i panini dell'autogrill, sempre che non l'abbia già fatto, non lo so. Ore 16 circa arrivo presso la sede Action Fit di Sesto San Giovanni con un'ora di anticipo per la prima volta in vita mia che arrivo in anticipo da qualche parte, dato che l'evento cominciava alle ore 17. Oh, senpai, ma mi spieghi come mai sei tutto colorante, tutto dondolante così? Che è successo? Operazione al sovraspinato. Mamma mia. Combattendo ho messo un problema, scivolo dalle scale e mi si strappa il sovraspinato. Dillo che è una scusa che sei caduto dalle scale. Se qualcuno può provare il contrario. Vabbè. E quindi adesso, senpai, ho visto che stai facendo fisioterapia. Sì, sto facendo fisioterapia, fortunatamente c'ho un Guglielmo. Numero uno. Sotto le sue cure stiamo volando proprio. E come sta andando? Calcolo che già la quarta volta Guglielmo, già riesco quasi a alzare passivamente perché la forza per alzare non c'è. Però devo ringraziare veramente Guglielmo. Io mi ricordo una cosa spettacolare che mi hai detto una volta. Qual è? Mi hai detto passa da me che ce lo stesso, passa che ce l'andiamo. Ci avrò la mano che non posso muovere, ma posso tirare la mano a sinistra. A sinistra e due belle gambette che ti aspettano. Però belle le scarpe, senpai. Che sei le five fingers? In Giappone queste prese? No, questo è un marchio italiano, Vibram, degli amici anche loro. Minchia, tutta la salivazione. Quando si ci allena pesante le cose cambiano. Ah, sì, va bene. Questo è un miracolo, guardate dove arrivo alla quarta fisioterapia con il mio. Facciamoli spiegare cos'è che sta facendo in questo momento. Recuperando il range di movimento, sempre passivamente, perché adesso c'è la componente della paura che lo frena a partire attivamente. Ok. Questa fase è una fase di recupero passivo. Pian piano arriveremo a muovere attivamente tutta la parte dalla spalla, perché adesso il polso, la mano, il polso, il gomito, lui riesce a muoverlo. Okay. I tempi clinici sono più lunghi rispetto a quello che stiamo già percorrendo. Non è un vanto, però. Diciamo grazie al karate anche. Esatto. Il paziente è uno di quelli buoni. Okay? Quindi io sono più avvantaggiato. Però bisogna sempre andare con calma, senza accelerare troppo. Chiaro. Altrimenti poi si rischia di
avere effetti contrari e non mi conviene e non li conviene. Quindi con calma, con calma. Ah, sono in buone mani. Anche perché aggiungo una cosa, essendo che la gente mi sta chiedendo video col Senpai Luigi, prendetevela con lui nel caso in cui i video non arrivino, perché è lui che deve metterla a posto. È lui che mi quindi deve mettere a posto, fategli fretta. finché non lo mette a posto non Dai posso più Guglielmo, registrare dai video. Guglielmo. Esatto, fate un hashtag dai Guglielmo nei commenti. Spettacolo. Sono pronto a tutto, anche perché mi sta preparando, anche da fermo. Insegna, riesce ad insegnare. Visto che mi trovavo già lì in maniera del tutto inaspettata, Senpai Bruno mi propone: ehi Erwin, ma perché non ti cambi e ti faccio qualche ripresa di Pao? In quel momento stava finendo la sessione di Padwork insieme ad Alessio Sakara e vi assicuro i colpi di Sakara si sentivano rimbombare per tutta la palestra. Qua eravamo al piano di sopra, si sentiva persino nel piano di sotto, ogni singolo colpo che portava. Quindi niente, decido di cambiarmi con la roba del Senpai Bruno e mettermi anch'io a fare 2 passate. Cos'è che si fa oggi, Senpai? Perché io ancora non ho capito ogni volta che vengo qua. Oggi è un evento che non è Ok. mai stato fatto da parte della Yamamoto, dove tra i migliori culturisti che ci sono nel mondo del bodybuilding e alcuni artisti marziali, Alessio Sakara, io in piccolissimo, anche perché potrò fare poco. Infatti però la cosa strana è che non è solo accostato ai bodybuilders la giornata di oggi, ma c'è anche... Perché c'è un discorso di base che nessuno si cura bene. Anche chi si allena seriamente nelle arti marziali ha bisogno di un'integrazione. Chiaro. Quando io prendo colpi si rompono fibre muscolari hanno bisogno di proteine, hanno bisogno di carboidrati per avere l'energia, ho bisogno di multivitaminici, Chiaro, ho bisogno chiaro. di minerali. Logicamente se vado al dojo in palestra e sudo una volta ogni 6 mesi non ho bisogno di niente. Però possiamo dire la prima volta che il karate rientra dentro una di questi eventi. Io non l'ho mai visto. Perché dobbiamo sdoganare un po' anche questa chiaro. cosa di sti dojo chiusi, di sti santoni nelle caverne. Siamo esseri umani, siamo fatti di muscoli, di tendini. Abbiamo bisogno oltretutto di fare conoscere le discipline che facciamo, perché alla fine tutti i fondatori delle grandi discipline le hanno portate nel mondo, perciò la chiusura non fa mai bene, come ad esempio sta facendo benissimo Sensei Luigi Busa a parlare sempre di karate, sempre, perché fa bene al karate. No, chiaro. Quindi oggi si fa un allenamento, cosa si propone? Oggi calcola che ci saranno tutte le persone che si sono iscritte, calcola che hanno fatto sold out in neanche 2 ore, perciò il mondo del fitness è forte in Italia ed è bello, e Yamamoto è Sì, non sì, per sì, male, sì. io l'adoro come marchio. Sceglieranno con chi allenarsi e faranno un allenamento insieme ai migliori culturisti del mondo, magari ad Alessio, qualche consiglio glielo darò anch'io e tutto, perciò chi arriverà sceglie con chi e poi sta lì, farà delle domande, ci daranno delle risposte, ci sono dei super tecnici come Patrick Tour, Neil, i migliori preparatori al mondo, Romano, perciò anche se c'è qualche curiosità hai con chi parlare. No, chiaro. È un bel evento, molto bello. Oggi non devi staccare nessuna gamba, vero?
mi sarebbe piaciuto cominciare magari da qualcuno qui accanto. Per una volta senpai che niente, va Per bene una così. volta sì, per una sì. volta va bene che guardi anche Per una tu, no? volta guardo, dai. Ci sarà Senpai Bruno che fortunatamente è sempre con noi ed è un pilastro del karate, penso nazionale. Perciò senza chiacchiere, senza stupidaggini, la gente si valuta con i fatti. Dice che sulla bilancia se ci appoggi i fatti, la bilancia scende. Se sulla bilancia ci appoggi le minchiate rimane dov'è. Anzi, magari se ne sale. E in questo caso con Senpai Bruno scende ben bene. E fortunatamente mi dà una mano perché io sono in queste condizioni e mi sono trovato veramente un amico, un mentore, un senpai al mio fianco. Spettacolo. Il senpai Bruno adesso sta piangendo là da qualche parte. Si è commosso, Eccolo si è lì. commosso. Eccolo lì. Senpai Bruno! Non piangere. Ma penso che piange perché ha finito di fare le passate con Alessio Sakara e con Erwin. Bravo, che è migliorato tanto. Ma dimmi sinceramente, ok? Alessio per il peso, eccetera. Ma La qualità di Erwin. il mio No, calcio allora- destro. Siccome prima mi ha detto che poi lo taglierà, che mi darà dei soldi, sinceramente il circolare destro di Ervi è fra i primi 10 al mondo. Più di Liam Harrison. Se mi dai un'altra aggiunta di soldi, sì. A puttanate a nastro. Sono dei metri a dire puttanate poi. No, Ervi pensavo peggio e invece no. Finita la sessione di padwork insieme al senpai Bruno, siamo scesi poi tutti sotto per dare un'occhiata alle esibizioni che c'erano in corso dei bodybuilders, visto che appunto, come ha detto anche il senpai Luigi, c'erano alcuni tra i bodybuilders più importanti del team Yamamoto di tutto il mondo. Hanno fatto una piccola esibizione anche sul palco nel quale si toglievano la canottiera, la maglietta per far vedere i loro fisici pompatissimi, classica roba da palestrati. Quanto è bello vedere senpai Luigi e senpai Bruno qua a fissare i bodybuilders. E senpai, dimmi, mai avrei pensato di trovarti e di trovarvi in una palestra di soli bodybuilders. Ah, ma a me piace il bodybuilding, anche se Senpai Bruno da piccolo lo faceva. Sono rimasto piccolo però. E poi senpai hai smesso. Poi ho smesso perché ho capito che gli altri crescevano più velocemente di me e sono entrato in depressione. Vabbè, ma senpai Luigi fa il furbo, ma lui faceva bodybuilding. Lui faceva. Sì, lui è un appassionato proprio, conosce tutti i Mazzo bodybuilder. di 106-107 kg. Poi lui è bello tozzo, cioè di su, non è Vero che. che gli è rimasto pure il peso e quando picchia fa male. Lui picchia come un karateka ma il fisico di un bodybuilder. Li ho sentiti. Li hai sentiti? Li ho sentiti tu, ma io ho sentito anche il tuo di Però no, Kedan. no, non dire Mi cose, hai buttato giù. non dire cose. Nel dojo di senpai Luigi mi hai buttato giù. No, quello lì è stato un fotomontaggio ovviamente con l'intelligenza artificiale. Si è sentita la mia anima che usciva. Adesso appena Senpai Luigi si rimette te ne darà un altro e poi ci faremo fare un tatuaggio sulla tua gamba, ti farai con la firma di Senpai Luigi. Appena mi rimetto ti mando all'ospedale per 3-4 settimane. Ma di amore proprio. Solo per sfogarti. No, di amore, perché mi stai mancando, capito? È un modo strano di trasmettere Anzi, questo. ti massacrerò a pugni, neanche ti tiro con le gambe, solo a pugni. E finisce così anche questa mia primissima esperienza in mezzo ai palestrati. Niente, alla fine non si è fatta nessuna dimostrazione di Kyokushinkai viste le condizioni di senpai Luigi e senpai Bruno, però molto presto andrò a trovarli nuovamente nel loro dojo e vi porterò altri contenuti. Oss!